Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video voglio parlarvi di tutti gli usi e i significati della misteriosa parolina tanto, la quale può assumere tante sfumature diverse a seconda del contesto in cui si trova. In particolare la parola tanto si trova in moltissime espressioni comuni che è bene che impariate a riconoscere e ad utilizzare in modo tale da ampliare la vostra espressività in italiano. Ma smetto di parlare e vi prometto che inizio subito, dopo la sigla. Voi siete sicuri di conoscere tutti gli usi e i significati della parolina tanto, non è vero? Ma vi stupirò. Ok, forse non vi stupirò con questo primo significato, perché penso sia il più banale, il più scontato e quello conosciuto da tutti, anche dai principianti, e cioè l'uso di tanto come sinonimo di molto, che viene utilizzato per indicare una grande quantità o una forte intensità di qualcosa. Per esempio, possiamo usare indistintamente tanto o molto in frasi che indicano una grande quantità, come in cielo ci sono tante stelle, oppure in cielo ci sono molte stelle. Ieri ho comprato tanti cioccolatini, oppure ieri ho comprato molti cioccolatini. Va detto invece che per esprimere una forte intensità in italiano è un po' più spesso utilizzata la parola molto, piuttosto che la parola tanto, in frasi come per esempio in questi giorni ho molto male al ginocchio, oppure Giovanni è un ragazzo molto strano. Però non sarebbe sbagliato dire in questi giorni ho tanto male al ginocchio, oppure Giovanni è un ragazzo tanto strano. E così via. Poi, come dicevo all'inizio del video, ci sono veramente moltissime espressioni e frasi fisse che contengono la parola tanto. Vediamo insieme le più importanti. Un primo, comunissimo caso è quello di tanto quanto. Si usa per indicare che due oggetti o concetti sono nella stessa quantità o della stessa intensità. Ad esempio, ho mangiato tante fragole quante more. Filippo è tanto simpatico quanto intelligente. Vi è poi l'espressione è da tanto che non ci vediamo. In questo caso la parola tanto sta per tanto tempo e il sostantivo tempo viene sottinteso. Si tratta di una frase fatta che ammette poche alternative. Ad esempio, potremmo anche dire è da tanto che non ci sentiamo, oppure sostituire la parola tanto con un sacco. È da un sacco che non ci vediamo. Un'altra espressione molto comune è con tanto di. Si usa per indicare che ad un particolare evento attribuiamo un valore aggiunto. Quindi qualcosa in più, che può essere sia positiva che negativa. Vi faccio qualche esempio per chiarire meglio. Oggi il mio capo mi ha promesso un nuovo ufficio con tanto di scrivania e computer nuovi di zecca. Il che significa che il mio capo non solo ha promesso di darmi un nuovo ufficio, ma come se questo non fosse sufficiente, a ciò ha anche aggiunto una nuova scrivania e un nuovo computer. Mi hanno dedicato un articolo sul giornale con tanto di foto e biografia. Cioè significa non solo mi hanno dedicato un articolo sul giornale, il che già è qualcosa di grande di per sé, ma hanno anche aggiunto una foto e la mia biografia. Dopo quel disastro è stato licenziato con tanto di denuncia a suo carico. Cioè non solo è stato licenziato, ma ha anche preso una denuncia, si è anche beccato una bella denuncia. Altra espressione molto utilizzata è tanto vale. Si usa di solito quando vogliamo dire che in una determinata situazione, date certe condizioni, non ha senso fare uno sforzo o fare una determinata cosa di solito impegnativa,
perché sarebbe inutile, non ne varrebbe la pena. Oppure ha senso fare uno sforzo perché non richiede molto sacrificio. State calmi, vedo già le vostre facce terrorizzate, ma ancora una volta ho degli esempi per chiarire meglio il tutto. La settimana scorsa ho dato il mio primo esame all'università. Ho studiato per un mese, giorno e notte, senza sosta, e ho preso soltanto 18. Il prossimo esame lo preparerò in 2 giorni, tanto vale. Cioè significa, vista la situazione, con quelle determinate condizioni che si sono verificate, non vale la pena fare quello che ho fatto, cioè un grande sforzo. È inutile. Se riparare la tua macchina costa così tanto, allora tanto vale comprarne una nuova. Cioè significa appunto, se le condizioni sono queste, se la tua auto è rotta e costa troppo ripararla, a questo punto non vale la pena fare questo grande sforzo economico in questo caso, ma è più utile e sicuramente più produttivo comprare direttamente una nuova auto. Il Duomo non è molto lontano da qui, tanto vale andare a piedi, cioè significa si può fare questo piccolo sforzo perché non sarà troppo impegnativo e così via. E adesso attenzione per quest'ultimo significato della parolina tanto, perché so bene per esperienza dai miei studenti che crea molta confusione quando la si sente per la prima volta, ma in realtà anche per la seconda, per la terza. La parolina tanto si usa per indicare che il possibile fallimento di un nostro tentativo non sarebbe poi così grave, o che se anche dovessimo sbagliare e fallire non succederebbe poi nulla, non sarebbe nulla di troppo irreparabile. Ad esempio, potremmo dire: vieni pure a prendermi con calma più tardi, tanto gli altri saranno tutti in ritardo. Cioè significa, se tu vieni a prendermi in ritardo non è un problema, non succede nulla di male, perché in ogni caso anche gli altri saranno in ritardo. Quindi se noi arriviamo in ritardo non è un problema. Oppure, se ti piace Marco, diglielo, tanto non hai niente da perdere. Il che significa che puoi dire tranquillamente a Marco che lui ti piace, perché se anche dovessi fallire, cioè se anche Marco ti dovesse dire che invece tu a lui non piaci, non sarebbe nulla di male, non avresti perso nulla, insomma. Almeno provaci, tentar non nuoce. O ancora, domani non andrò a fare la spesa, tanto ho abbastanza cibo per almeno 2 giorni. Il che ancora una volta significa la stessa cosa, cioè io domani non andrò a fare la spesa perché in ogni caso, nonostante questo, non ci sarà nessun problema perché ho cibo a sufficienza per almeno 2 giorni. E così via. Ok, mi dispiace, forse prima vi ho illuso perché vi avevo detto che quello era l'ultimo significato di tanto. Devo scusarmi, non è vero, ce n'è ancora qualcuno. Un'altra espressione molto comune è se tanto mi dà tanto. Si tratta di un'espressione fissa che non ammette modifiche e che viene utilizzata come per dire, beh, se le cose stanno così, allora... Ad esempio potremmo dire: ho lavorato senza sosta per 2 settimane, ho fatto gli straordinari e ho concluso molti affari con diversi nuovi clienti. Per tutta risposta il mio capo mi ha diminuito lo stipendio. Beh, se tanto mi dà tanto, la prossima volta non alzerò un dito. Che è un po' come per dire: se questo è quello che ottengo con tutti i miei sforzi, allora la prossima volta non mi sforzerò minimamente, perché non ne vale la pena. Infine, un'ultima espressione molto utilizzata è tanto di cappello, con cui possiamo esprimere ammirazione per qualcosa che qualcuno ha fatto o detto. In pratica equivale all'espressione francese chapeau, che è ugualmente tanto utilizzata in italiano. Per esempio, a 21 anni aveva già avviato la sua attività imprenditoriale e a 25 si è laureata in economia. Tanto di cappello. Questa espressione viene da un'antica usanza, e cioè quella per cui decine e decine di anni fa si era soliti togliersi il proprio cappello e fare un inchino di fronte a qualcosa o a qualcuno che suscitava in noi grandissima ammirazione. Quindi ancora oggi la utilizziamo per indicare wow, di fronte a questo non ho altro da fare se non togliermi il mio cappello. E adesso fermi tutti.
Se questa lezione vi è piaciuta, e sono sicura che vi è piaciuta perché è una bomba di lezione, allora non dovete assolutamente perdervi il nostro corso Italiano in contesto. Il corso basato sul metodo contestuale che vi permetterà di apprendere tanti nuovi concetti, tante nuove espressioni, tante nuove parole della vita di tutti i giorni e in maniera del tutto naturale. Se vi iscrivete adesso, proprio adesso in questo istante, utilizzando il codice coupon TANTO, riceverete non il 10, non il 20, non il 30, non il 40, non il 50, ma il 51% di sconto. Quindi cosa aspettate? Correte a iscrivervi, il link è nella descrizione. Se invece siete stanchi e non volete più studiare, non dimenticate di guardare il video in cui vi mostro tutte le alternative per smettere di dire sempre sono stanco, che è anche un po' troppo banale, ripetitivo. Come sempre lo trovate qui su YouTube, quindi non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e il link è in alto nella card o giù nella descrizione, oppure lo potete trovare anche sul nostro sito www.lernamo.com. Io vi aspetto prestissimo qui di nuovo su YouTube, oppure su Instagram, su Facebook e su Twitter. Vi basterà cercare Lernamo o cliccare sui link in descrizione. A presto!